Raga, per essere figa è figa, ma non credo sia adatta a tutti e adesso capiamo perché. Il video di oggi è interamente dedicato a questa iconica macchina da caffè per casa, la Pavoni serie Euro Piccola. Vedremo un po' il funzionamento, le sue caratteristiche, i pro e i contro ed infine tireremo le nostre conclusioni. Tutto questo in questo video e adesso iniziamo, via! Come sempre partiamo con ordine. Raga, questa macchina me l'avete segnalata in tantissimi e mi sembrava proprio il caso di doverla provare. Ora, è una macchina dal design classico ed è, a mio avviso, semplicemente spettacolare, splendida su ogni sua forma, e se la dovessi descrivere in un'unica parola forse la descriverei con l'aggettivo instancabile. Detto questo, adesso vediamo un po' le sue caratteristiche. Innanzitutto, questo modello è il modello lusso della serie Euro Piccola ed è una macchina completamente fatta in ottone cromato, e se siete interessati al motivo di queste tipologie di materiali per alcuni modelli di macchine ne abbiamo parlato nel video precedente, il link lo trovate sotto nelle descrizioni. Ma vediamo un po' come è composta. Quindi ha una base in acciaio, mentre tutta la parte superiore, la caldaia quindi, è composta in ottone cromato. Design bellissimo. Altri materiali utilizzati sono, ad esempio, per questa parte e questo tappo invece la bachilite, che è un altro materiale che serve per la trasmissione di temperatura, non serve a farlo diventare incandescente. Bene, detto questo, adesso caldaia da 0,8 litri, quindi una caldaia diciamo adatta per poter fare circa 6-8 espressi. Poi abbiamo, molto semplice come macchina, manometro introdotto negli anni 90 con rivelatore di livello di riempimento della macchina. Poi abbiamo leva per azionare la nostra estrazione, lancia vapore, ok, in questo modo, valvola di sicurezza e poi la manopola per attivare la lancia vapore. L'unica parte forse che non mi è tanto chiaro di questa macchina da caffè è forse questa vaschetta, perché si chiama modello lusso con una vaschettina molto brutta e di plastica. Non dico tanto per quanto riguarda la capienza, perché ovviamente è molto piccola, però diciamo che in questo tipo di modello la plastica non la proprio utilizzerei. C'è da dire che come optional la possiamo abbellire con altre vaschette in acciaio di forme molto eleganti, però diciamo che questo un po' mi ha sorpreso, forse è legata più al prezzo. Ricordo, ragazzi, che le mie recensioni delle attrezzature molto spesso non sono mie le attrezzature, me le prestano amici, follower, eccetera, e quindi quello che io ricevo poi espongo. Ed infine qui abbiamo il tasto di accensione e spegnimento della macchina. Portafiltro da 52 mm, quindi molto piccolo. Vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Io però utilizzerò nel video di oggi un filtro maggiorato, questo è anche sporco, e utilizzerò, ecco, mi è caduto quello che dopo vi farò vedere, e utilizzerò quindi filtro professionale con un naked per farvi vedere meglio l'estrazione qui sotto. E poi, raga, la macchina viene con il mio acerrimo nemico di sempre, questo bruttissimo pressino che oggi sarò costretto ad utilizzare perché non ho altri pressini professionali capienti, o meglio, del diametro giusto del portafiltro. Bene, questa è la macchina, adesso lascerò la parola al nostro amico detective che ci spiegherà bene il funzionamento. Questi modelli di macchina nascono agli inizi degli anni 50 con l'intento di portare il caffè che all'epoca si beveva solo al bar in una maniera di lusso, diciamo, perché era un lusso all'epoca, anche a casa. E questo è uno dei primi modelli. Pensate che fu regalato ai miei genitori oltre 50 anni fa per il loro matrimonio. E come vedete, tra questo modello e questo modello che esce poi negli anni 90 non ci sono troppe differenze.
forse c'è l'aggiunta, diciamo, del manometro ed oggi qualche tecnologia in più. Inoltre tra questo e questo cambia di pochissimo, forse 1 o 2 mm, il diametro dei portafiltri. Se vi va magari scrivetelo sotto nei commenti, così cercherò di creare un contenuto apposito per ristrutturare questo meraviglioso modello. Inoltre queste macchine divennero famosissime all'epoca perché furono utilizzate malissimo, come state vedendo proprio adesso, da James Bond in uno dei suoi film, che fece questa sottospecie di cappuccino devastante. Ma vediamo un attimo come funziona, perché in realtà il meccanismo è molto semplice. Abbiamo detto che è una macchina a leva completamente manuale, quindi qui la vostra manualità è molto importante. La caldaia funziona come una semplice caldaia di un bollitore, ha una resistenza qui sotto che scalda l'acqua che si inserisce da qui dentro. Una volta che la temperatura è arrivata appunto ad essere la giusta temperatura e ce ne accorgiamo dalla pressione che si legge nel manometro, quello che avviene è che c'è un tubicino che porta l'acqua fino al gruppo erogatore. Questo gruppo erogatore è bloccato nel far entrare l'acqua da un pistone, ma nel momento in cui noi solleviamo questa leva, apriamo quella valvola e facciamo sì che l'acqua arrivi a toccare il pannello di caffè qui sotto, che è ormai all'interno del nostro portafiltro. E poi nel momento in cui noi andiamo ad abbassare questa leva, genereremo quella che sarà poi la pressione di esercizio che l'acqua eserciterà sul pannello di caffè e poi andrà a finire all'interno della nostra tazza. Ma vediamola in azione, che ho propria voglia di bermi un caffè. Ci siamo, ho appena acceso la macchina e come stiamo sentendo il rumore della resistenza che inizia a scaldare l'acqua, proprio perché abbiamo detto funziona esattamente come un classico bollitore. Ecco, questo più o meno è il senso. Il caffè di oggi sarà un Costa Rica Specialty tostato medio, ma comunque con un profilo espresso, e adesso non vedo l'ora di assaggiarlo. La ricetta che utilizzerò oggi sarà di 16 grammi di caffè e per quanto riguarda la dose out cercheremo di estrarre quanto più possibile. Oggi ammetto che non avendo tutti gli strumenti adatti al diametro di questo portafiltro, la routine potrebbe essere un pelino più macchinosa del solito. Utilizzerò sempre il pack screen, questo perché ho notato durante tante prove che mi dà una maggiore uniformità durante tutta la fase di estrazione. Ecco, evito grazie al pack screen, quindi la diffusione dell'acqua è più omogenea ed evito di avere quelle che potrebbero essere delle estrazioni irregolari che avvengono durante appunto la fase di estrazione. Ecco, cercheremo di avere quanta più uniformità possibile anche nell'abbassare la leva. Cercherò di non dargli troppa forza, ma di mantenerla costante e con una buona pressione. Questa credo sia la parte più difficile che dobbiamo mantenere sempre costanti con questa macchina. Però diciamo che... E questo, ragazzi, è il risultato. C'è ancora da lavoricchiare, però non mi è andata proprio male. Sento un buon bilanciamento tra l'acido dei frutti rossi, mela, e poi sale questa dolcezza molto intensa, più legata allo zucchero di canna. Il corpo è medio, succoso. Devo ammettere una tazza niente male, forse un pelino fredda proprio perché è la prima estrazione, ma di questo poi ne parleremo nelle conclusioni. Il secondo sorso me lo bilancia molto e sento più adesso la dolcezza che l'acidità e sento tutte queste note di frutta rossa. C'è forse una punta di legnoso in questa tazza, ma ammetto che non è uscita per niente male nonostante la temperatura sia ancora un po' fredda. Bene. Possiamo tirare le nostre conclusioni e adesso capiremo alcune cose che sono molto interessanti a mio avviso.
E siamo finalmente giunti alle conclusioni. Parto come sempre dal costo, che è di circa, per questo modello, 600 euro nuova, 400 euro di seconda mano. Bene, detto questo, ammetto che l'esperienza che ho avuto con questa macchina è stata semplicemente bellissima. Mi è piaciuta molto lavorarci insieme. Il design, come è stato visto, detto e ridetto, è strepitoso, ma credo che questa macchina non sia proprio per tutti, perché ci sono delle cose che, diciamo, non mi sono particolarmente piaciute. Prima tra tutti, essendo una macchina manuale, non è, diciamo, user friendly soprattutto per chi è alle prime armi, perché bisogna stare attento ad ogni singolo movimento. Inoltre, se la mattina, quando ci vogliamo fare il nostro caffè, andiamo di fretta, bene, questa non è proprio la macchina giusta, perché bisogna curare ogni singolo movimento, soprattutto in fase di estrazione, la leva quando si tira su, la leva quando si tira giù in una determinata pressione. Insomma, bisogna avere tutte quelle accortezze che un barista esperto dovrebbe avere, ma soprattutto, oltre alla sua conoscenza, anche il tempo di poterla usare a modo. Altro motivo è, se amiamo bevande con il latte, tipo ad esempio il cappuccino, questa macchina sì, monta il latte, ma devi avere un bel po' di esperienza. Come state vedendo adesso, questo è il risultato che ho avuto dopo diverse prove. Sì, si monta il latte, sì, si riesce ad avere una buona crema, ma diciamo è molto difficile e scomoda da utilizzare per questa metodologia di drink. Altra cosa fondamentale: bisogna stare sempre attenti a piccole cose. Ad esempio, se accendiamo la macchina e ci siamo dimenticati di riempire la caldaia e ci accorgiamo poi che la caldaia è, diciamo, non ha abbastanza acqua e tutti gli espressi che avevamo previsto di fare, diventa un bel problema, perché dobbiamo spegnere la macchina, lasciarla raffreddare, lasciarla scendere di pressione per poi poter aprire la caldaia e riempire l'acqua e rimetterla in pressione, quindi un processo abbastanza lungo. Altra cosa, non è a mio avviso adatta nel fare tantissimi espressi uno dopo l'altro, perché tende a surriscaldarsi molto e quindi ad avere delle estrazioni completamente diverse, soprattutto quando la macchina inizia a diventare molto calda. Bene, detto questo, credo di aver coperto un bel po' di argomenti, ma lascio la parola a voi e magari ai possessori, se hanno qualcosa da aggiungere, ho sbagliato a dire qualcosa, avete delle tecniche particolari, e in più lascio anche la parola a chi magari ha in mente di comprare una macchina del genere. Vi ha convinto questa recensione? Vi aspettavate qualcos'altro? Insomma, lasciate tutto nei commenti qui sotto. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!